Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi sono qui per recensire questo microfono qui, il B6 Pro che mi è stato appena spedito dalla Nax. Il sistema è fatto da due parti, c'è questa trasmittente e dalla ricevente, che è questa qui, che secondo me è la vera novità, è il vero punto di forza di questo microfono. Infatti questo microfono ha la possibilità di tutta una serie di collegamenti che potete attivare e disattivare in tempo reale sul vostro strumento. Tramite uno switch potete configurare il boost, potete configurare la sezione mute, c'è anche un accordatore e poi c'è questa cosa molto interessante che è il send e return, ossia il loop effetti, che vi consentirà quindi di utilizzare dei pedali per chitarra o anche qualsiasi tipo di outboard che abbia delle connessioni jack, quindi TRS. Tramite lo switch potete inserire o disinserire il loop effetti. È un sistema wireless 2.4 GHz per sassofono, quindi è formato da due parti. Questa, il microfono a collo d'oca che si può chiaramente orientare e applicare sullo strumento, quindi la trasmittente, e poi secondo me il cuore che è questa qui, che è la ricevente, che sinceramente io più che ricevente definirei proprio una vera e propria centralina di controllo. Vedete qui potete regolare per esempio la latenza, se preferite avere meno latenza oppure un suono più stabile. Io non ho avuto problemi, quindi ho messo la latenza minore possibile. Poi potete ovviamente utilizzare anche un accordatore. Poi c'è qui questa che è una funzionalità molto interessante. SR, questo SR sta per Send Return, cioè un loop effetti dove ho inserito un wah-wah, un distorsore e poi ho anche un riverbero delay.
Mi piace anche molto questa doppia possibilità, vedete lo switch funziona sia come press sia come hold. Che cosa vuol dire? Press, quindi la pressione momentanea, premi, rilasci, ad esempio per attivare il loop effetti. E poi la funzione hold dove puoi premere e tenere premuto che puoi usare per esempio per mutare o come boost o come accordatore. Molto interessante anche la possibilità di avere delle equalizzazioni, qui vedete EQ, che potete quindi sia utilizzare dei preset che ci sono qui incorporati, sia fare la vostra equalizzazione, salvarla e richiamarla. Quindi non so se avete ad esempio degli strumenti differenti, ecco mi viene in mente il sassofono e il clarinetto, magari avete bisogno di due settaggi diversi di equalizzazione che potete premere e richiamare con questo pulsante o col pedale. Poggiando qui il microfono, ecco vi faccio vedere, ok, ecco, ricaricate la trasmittente, quindi un sistema anche molto compatto e molto pratico. Questa è la custodia dove potete inserire tutto, vedete il microfono e le altre parti, una custodia buona che protegge, quindi molto bene. Secondo me la vera forza di questo sistema è la versatilità, cioè potete utilizzare dal vivo questo microfono sia come microfono wireless, oppure lo potete utilizzare per esempio come sistema per non portare un mixer, quindi potete utilizzare, anziché utilizzare l'equalizzatore e il riverbero del mixer, potete utilizzare l'equalizzatore e il loop effetti della centralina, oppure potete utilizzare gli effetti in modo più creativo per fare cose così, più pazze, più avanguardistiche. Secondo me è un sistema che si adatta bene a vari tipi di utilizzo e soprattutto a persone che vogliono andare in giro, non portarsi chissà cosa, ma avere tutto in una scatola piccola e compatta. Mi è piaciuto anche il fatto che la capsula abbia delle dimensioni maggiori e mi sembra che rispetto alla maggior parte dei microfoni a clip il microfono suoni un po' più grosso, sia un po' più grande. Questo è positivo secondo me, specialmente per me che sono il baritono, che in genere i microfoni a clip tendono ad avere un suono molto tagliente, molto esile, probabilmente sono pensati più per il tenore e l'alto che per uno strumento che vada giù e che abbia delle basse un po' più sonore, un po' più presenti.